digitale, questo evento è in diretta YouTube e niente, lo dovete sapere per regolamento, ve l'ho detto. And then another disclaimer, a little disclaimer in English. The event tonight is going to be in Italian. As the Student Media Center, we strive to include everyone and to host events that are accessible to everyone. However, the candidates tonight, a majority of the candidates tonight expressed a preference for holding this event in Italian, and we respect it, we don't endorse it, but owing to that, the event tonight is going to be in Italian. We will, if it's possible, make available subtitles in English after the event is over. Perfetto, benvenuti e grazie di essere venuti qui. Come sapete siamo qui per il dibattito per le prossime elezioni al CNSU che saranno il 14 e 15 maggio del 2025. Abbiamo con noi i 3 candidati. Prima di cominciare vi spiego le regole. Non ci saranno tempi bonus o extra da utilizzare, quindi i candidati avranno un tempo specifico per ogni domanda e quello sarà. E basta, in realtà l'unica regola rilevante è quella. Direi che possiamo cominciare. Lascio la parola al professor Amato che, come per il dibattito del CDA, ha dato la sua disponibilità per moderare questa sera. Possiamo cominciare. Ok, benissimo, buonasera a tutti. I tempi, avete 5 minuti per presentare il programma e dopodiché ci saranno 3 minuti per le repliche, che possono fare evidentemente ai programmi degli altri, e 2 minuti per le controrepliche. Okay? L'ordine è il medesimo, quindi inizia Alessandro Davino, poi ci sarà Carmine Nardelli e poi Giovanni Lacci. E mantieniamo quest'ordine anche per repliche e controrepliche. Okay? Quindi se riusciamo a stare, questo vuol dire che tendenzialmente in 30 minuti dovremmo aver finito, un po' di più perché almeno insomma, qualche secondo si perderà nel passaggio con un altro, però sarò abbastanza stretto con i tempi, cioè vi avvertirò quando manca un minuto e quindi cercate di stare veramente nei tempi. Dopodiché nella seconda parte il pubblico è qui, può fare delle domande, ne raccoglieremo 3, 4, 5 direi, e a questo punto voi risponderete nel più breve tempo possibile. Soprattutto non ho capito, forse gli organizzatori qui dove sono, 1 minuto per domanda o un minuto per tutte le 5 domande, perché mi sembra un po' pochino 1 minuto per 5 domande. In realtà l'idea era di rimanere molto veloci, 1 minuto per 5 domande forse. Allora facciamo che le domande magari saranno 3 e a questo punto avrete 1 minuto, 20 secondi di domanda, però insomma sarete molto telegrafici e poi vediamo se i tempi ci sono, possiamo magari fare un secondo round di domande, però non mi sembra sensato immaginare che possano rispondere umanamente sensato rispondere a 5 domande in 1 minuto. Va bene. Partiamo quindi con Alessandro Davino. Prego. Tengo io il tempo. Certo. Buonasera a tutti, sono Alessandro Davino, mi candido al CNSU con Unilab Porta Studenti. Prima di tutto chiedo scusa, dirò giusto una frase in inglese, but I wanted to express a very heartfelt sorry to all the international students. We really believe in internationalization and we wanted to help the students in English, and we are really sorry it's going to be in Italian. We believe in internationalization not only in the campaign period but also in the others, and we are really sorry for that. Tralasciando questo, torno quindi all'italiano e voglio iniziare a parlare chiaramente del nostro programma elettorale e dei punti in cui come Unilab crediamo di più. Allora, il primo punto da cominciare penso che tutti possiamo concordare essere più fondamentale è quello delle borse di studio. Esiste uno studio delle percentuali su quelli che sono gli studenti beneficiari di borse di studio sia in Italia che in Europa e francamente sono dei dati imbarazzanti. In Europa almeno il 30% degli studenti universitari hanno borse di studio, in Italia il 14%, siamo meno della metà della media europea. Quindi chiaramente il nostro grande focus è sulle borse di studio, quindi su aumentare la no tax area. Attualmente abbiamo una fascia ISE che permette delle agevolazioni di 26.306 euro e vorremmo provare ad aumentarla da almeno 30.000 euro per permettere a più persone possibili di risultare idonee.
Chiaramente va fatto qui un disclaimer perché esiste la cosiddetta figura dell'idoneo non beneficiario, una figura che chiaramente bisogna cercare di tenere il più bassa se non nulla possibile, quelle persone che risultano idonee a borse di studio ma per mancanza di fondi non le percepiscono. Quindi chiaramente il nostro grande punto è anche quello di aumentare i fondi, il FIS che ormai dal 2018 è già aumentato di 300 milioni, il nostro scopo è che continui ad aumentare perché bisogna aumentare sì la soglia, sì gli idonei ma anche chiaramente i beneficiari. Poi un altro punto per noi fondamentale sono gli stage, penso soprattutto in Bocconi sia un tema caldo perché tutti quanti per quel che riguarda gli stage curriculari abbiamo una forte vocazione in questa università e per noi un grande punto è quello degli stage curriculari di essere retribuiti o in qualche modo indirizzati. Per noi è assurdo che gli studenti debbano essere sfruttati dando del lavoro manuale senza essere pagati in alcun modo, perché chiaramente ogni studente anche dopo 5-6 stage in cui viene rifiutato, se al settimo viene preso anche a gratis, lo studente chiaramente pur di metterlo nel curriculum, ma ci sembra un qualcosa di veramente assurdo. Poi mi volevo focalizzare brevemente su una legge del 2000, la 338, perché parla del cofinanziamento tra enti privati e pubblici per quel che riguarda la ripresa, ribonifica, riqualifica, compravendita di immobili soprattutto abbandonati per adibirli a studentati. Penso che tutti qui concordiamo che un altro tema fondamentale sia il caro affitto, insomma i prezzi a Milano come in Italia. Ed è per questo che per noi un grande tema è proprio quello di cercare di aumentare, secondo quanto previsto da questa legge, l'apporto statale in questi cofinanziamenti in modo di permetterlo in maniera più accentuata. Un altro tema che ci sta molto a cuore, l'abbiamo già proposto nelle elezioni interne e per noi ora è arrivato il momento di portarlo anche in ambito nazionale, noi lo chiamiamo prezzi fissi. Praticamente per la maggior parte degli studenti nel momento in cui entrano in università, in particolar modo Bocconi, ma avviene anche in altre università italiane, noi entriamo con una prospettiva, un programma di finanziamento, pensiamo che andremo a pagare tot euro annuali e invece ci ritroviamo alla fine dei 3-5 anni che possiamo fare in università a pagare molto di più. Chiaramente è un qualcosa che è sbagliato perché alla fine, soprattutto per le classi medie, si vanno a pagare 8.000-9.000 euro in più ai dati previsti inizialmente, che è sicuramente molto di più di quanto magari una persona si può permettere. Il nostro scopo è quindi di rendere e mantenere i prezzi fissi almeno per gli studenti già immatricolati. Poi chiaramente per i nuovi studenti, per le future immatricolazioni, lì chiaramente non si può fare nulla. Infine concludo con l'ultimo tema che ci sta molto a cuore, che è quello dell'internazionalizzazione. Abbiamo visto che vanno previsti in lato nazionale perché molte università sono carenti dei welcome desk per gli studenti internazionali. In più c'è anche un problema lato guide e guideline generali perché in poche parole ho scoperto, parlando con tanti colleghi internazionali, che ci sono molti problemi con i moduli, tanti moduli che all'estero si chiamano in un modo, da noi si chiamano in un altro e spesso per loro è molto complicato capire quale modulo o quale documento è richiesto e quindi noi vorremmo fare delle generali guideline, dei generali moduli ad uso nazionale delle varie università per aiutare gli studenti. Con questo concludo e vi ringrazio tutti. Prego. Buonasera a tutti, sono Carlo Nardelli, anche se molti, se non tutti, mi conoscete come Uccio, e mi permetto curiosamente di dire che sono il primo candidato di Astra Bocconi al CNSU. Astra nasce con una grande visione, con una grande idea, con un'idea che riguarda l'università vista ed interpretata non solo come luogo dove sviluppare competenze, ma anche come luogo dove sviluppare esperienze. E alla base di questo poi c'è la ratio su cui il nostro programma si fonda. Abbiamo voluto lavorare su un programma che potesse sì essere ambizioso, portare avanti delle istanze che sicuramente andrebbero a cambiare, siamo sicuri potranno cambiare la vita di migliaia di studenti in tutta Italia, ma soprattutto delle istanze che tengano in considerazione quella che è la situazione attuale, per non promettere infattibilità, ma per rendersi conto di quelle che sono tutte le problematiche attuali del sistema universitario e non solo, si pensa all'eccessiva burocrazia che sembra essere uno slogano, ma che effettivamente caratterizza il nostro paese. Sulla base di questo quindi andiamo adesso a vedere su cosa promettiamo che andremo a lavorare qualora la vostra fiducia si riposta in noi.
Come diceva prima Alessandro, uno dei punti fondamentali che riguarda migliaia, non centinaia di migliaia di studenti in Italia è il diritto allo studio. Il diritto allo studio da interpretare come la possibilità che il merito venga sempre premiato al di là di quelle che sono le condizioni di accesso. Ovviamente però quando si parla di diritto allo studio, e lo ribadisco, è importante tener conto della situazione attuale italiana, una situazione in cui i sogni, le ambizioni, le promesse devono far fronte a problematiche transgenerazionali come il debito pubblico, come la possibilità o meno che vengano stanziati ulteriori fondi per garantire ulteriori opportunità. Sulla base di questo quindi cominciamo a rivedere quello che è l'attuale sistema di ridistribuzione dei fondi tra le regioni, affinché le regioni che effettivamente, come la Lombardia, presentano un maggior numero di studenti fuori sede, abbiano le opportunità e la possibilità di aiutare e sostenere questi studenti. Inoltre continuiamo, è giusto sì proporre un innalzamento delle sedi della tax area, ma è sempre anche questo da contrapporre alla situazione attuale. Per questo prevediamo un modello di studi che veda in quale modo possiamo andare a lavorare in futuro sulla disponibilità dei fondi, perché molte volte andare a omologare per tutte le università un modello uniforme deve far conto con i fondi disponibili. Pertanto, a partire dalla distribuzione di fondi su base regionale che tenga realmente conto di quella che è la numerosità della popolazione studentesca dei fuori sede, permetta che vengano stanziati adeguati fondi. Pertanto è giusto alzare la tax area, è giusto tenere in considerazione come il costo della vita e le forze economiche delle famiglie stia cambiando nel corso del tempo e saremo in vivo promotore di questa iniziativa, ma non finisce qui. Ancora, riteniamo che sia opportuno, specialmente per un'università non statale come la nostra, concentrarsi su tutte quelle che possono essere le agevolazioni in grado di mantenere sì abbastanza fondi a livello strutturale per altre tipologie di investimenti sull'istruzione, ma che al tempo stesso aiutino le famiglie. Per esempio andare a considerare la detrazione delle tasse universitarie per le università non statali non solo come succede attualmente con un tetto massimale che ammonta nel caso dei corsi nel nord di medicina delle professioni sanitarie a 3.000 euro o 4.000 euro, ma che riesca invece a dare ossigeno alle famiglie italiane che scelgono di investire nell'istruzione non statale, rimuovendo questo massimale. E se a livello statale l'impatto permetterà allo stesso tempo con i fondi disponibili che speriamo vengano aumentati nel corso degli anni, di continuare ad investire a livello strutturale, al tempo stesso il vero impatto continuerà ad averlo sulle famiglie. Detto ciò, altri punti fondamentali sono sicuramente quelli sull'ingresso nel mondo del lavoro. Attualmente infatti riteniamo sì che ci siano opportunità, specialmente per università virtuose come la nostra, ma che debbano essere intensificate anche in altre università, facendo sì che il mondo del lavoro abbia veramente la possibilità di accoglierci sin dal primo giorno. Ancora prima dell'internazionalizzazione, sia in uscita sia in entrata, perché ancora una volta questa burocrazia pesante che caratterizza il nostro paese debba essere snellita, e per gli studenti in arrivo che molte volte riscontrano difficoltà con l'ottenimento di visti, e per gli studenti in partenza che devono muoversi verso l'estero e che ancora una volta devono fare i conti con un sistema lento e quasi immobile, potremmo dire. Ancora le infrastrutture, un altro punto fondamentale. Riteniamo sia necessario investire, continuare ad investire, andando per oltre quelli che sono i paradigmi che hanno reso inefficaci le risorse stanziate negli ultimi anni, anche grazie al PNRR. Per questo riteniamo di portare avanti un programma che riesca ad essere concreto e faccia della propria forza i punti di debolezza attuali del sistema italiano, tenendoli in considerazione e non promettendo slogan utopistici che altro non farebbero che peggiorare la situazione attuale. Grazie. Sono Giovanni, sono il candidato CNSU di Student Office e del coordinamento nazionale del CRDS, ossia il coordinamento nazionale degli studenti per il diritto allo studio. Innanzitutto, prima di addentrarmi nel programma, vorrei fare una premessa sulla concezione di università che noi Student Office e CRDS abbiamo, perché è quella che permea tutte le nostre proposte. Infatti noi riteniamo che l'università non sia solamente un servizio anonimo e gli studenti devono essere soltanto degli utenti, dei fruitori di tale servizio, ma pensiamo veramente che sia un luogo da aiutare e vivere. E per questo chiediamo che vi sia una centralità dello studente e tutte le proposte vengono fatte rispetto all'esigenza di quest'ultimo. Rispetto a questa concezione abbiamo permeato tutto il programma
programma a livello nazionale, partendo dal diritto allo studio, che è il cuore centrale della nostra proposta. Infatti noi per diritto allo studio non intendiamo solamente corsi di studio, ma intendiamo tutti quegli strumenti che possono veramente implementare una vita universitaria a 360 gradi all'interno dell'esperienza universitaria, che vada dalla possibilità di avere prezzi accessibili alle mense o di una situazione abitativa idonea nel luogo in cui sei. Il nostro primo punto è proprio quello di riscoprire delle soluzioni alternative per diciamo, trovare la soluzione al cessamento dei finanziamenti del PNRR, che ci saranno nel 2026, e questo provocherà un buco finanziario per quanto riguarda le borse di studio. Infatti nel biennio del 22 e del 23 il 40% della montata delle borse di studio era coperto dai finanziamenti, e quindi con il CDPS ci siamo mossi per trovare una soluzione a quel problema. Abbiamo individuato il Fondo Sociale Europeo, che sono questi finanziamenti al fondo perduto, che possono essere veramente essenziali per riuscire a coprire tutti i finanziamenti che mancano successivamente a previta dei finanziamenti. Infatti è necessario innanzitutto innalzare l'ammontare di tale finanziamento europeo e poi vincolare una percentuale di tale fondo europeo direttamente al pagamento delle borse di studio. Per evitare sprechi e inefficienze, inoltre, richiediamo che vi sia un adeguamento della montata delle borse di studio tramite un indice di differenziazione del costo della vita in ogni regione, perché appunto ci sono regioni in cui il costo della vita è oggettivamente più alto, come la Lombardia, e al fine di evitare sprechi già delle risorse poche che ci sono per il diritto allo studio è necessario concentrarsi su questo. Il benessere psicologico è il secondo punto del nostro programma e l'abbiamo vissuto in due direzioni diverse. Infatti innanzitutto è necessario un accompagnamento per quei casi certificati di studenti che effettivamente hanno dei disturbi psicologici. In secondo luogo però abbiamo visto che vi è uno sfilacciamento delle relazioni sociali nella cultura di oggi e un indebolimento di tutte quelle relazioni che portano a un isolamento dell'università, che è proprio l'origine di questa grave mancanza di benessere. E quindi ci vogliamo muovere innanzitutto promuovendo un aumento di finanziamenti per le associazioni studentesche, che sono il luogo proprio in quale le relazioni diventano più significative e si può combattere questa dimensione di isolamento sociale. E in secondo luogo vorremmo appunto creare una commissione ad hoc in ogni università per le richieste di coloro che hanno disturbi psicologici certificati, che abbia anche l'autorità di poter esonerare dal pagamento delle tasse universitarie una volta che tale studente magari effettivamente per problemi effettivi non riesce a completare il percorso di studio, lo completa in ritardo. Infine, l'ultima parte del programma che vorrei raccontare è quella proprio rispetto alla didattica. Infatti ci siamo accorti che il sistema attuale, ossia quello della lezione frontale, non è per niente utile per l'apprendimento delle nozioni, e molto spesso la prospettiva con cui il professore va a insegnare è solamente una relazione di nozioni, mentre lo studente è solamente un fruitore passivo di tali nozioni. E quindi vogliamo rispondere a tre problematiche tramite la didattica innovativa e un rapporto tra studenti e docenti migliore, in modo tale che si mette al centro il dialogo tra professore e studente. Ok, appunto promuoviamo i Teaching Learning Center, che sono gli organismi permanenti che sono specializzati nell'innovazione della didattica, e infine per il rapporto studente-professore richiediamo che vi sia il innalzamento del tetto minimo delle ore appunto della didattica che devono essere svolte dai professori da 350 a 400 ore annuali. Grazie. Repliche, 3 minuti, stesso ordine, quindi prego. Ok, allora, grazie per gli interventi, devo dire la verità, concordo con tanto di quanto è stato detto, vorrei cominciare da due note che mi sono segnato mentre parlavate. Il primo per Giovanni sul Fondo Sociale Europeo, concordo appieno, se non erro ora questo fondo già viene utilizzato
candidato per borse di studio per 8 o 9 regioni italiane. La Lombardia però era stata citata ma non è stato fatto perché venivano reclutati abbastanza i finanziamenti, nonostante i 15 milioni che sono stati tagliati. Quindi volevo chiederti un po' tu come pensi di riuscire a gestire questa cosa, se volete portarla anche nelle altre regioni o se vuoi prettamente aumentare quello che già esiste nelle 8-9 regioni in cui c'è. Poi avevo una domanda invece per entrambi, cioè per quel che riguarda il CNSU ho letto quasi tutte le mozioni degli ultimi 6 anni in maniera chiaramente veloce perché sono tante. Ho visto che la maggior parte riguardano battaglie ideologiche piuttosto che concrete, piuttosto che effettivamente l'aiuto degli studenti. Volevo un po' sapere la posizione di entrambi su questo punto. Poi, per quel che riguarda invece la didattica, sposo assolutamente quello che ha detto Giovanni e invece per questo avevo una domanda sul Carmine, perché se non erro nel programma di Astra non ho visto punti forti sulla didattica e quindi volevo sapere un po' la vostra posizione in merito. Noi sposiamo assolutamente il concetto di una didattica innovativa. C'era questo filmato che guardavo spesso che fa notare come i cellulari negli ultimi 100 anni sono cambiati, il cellulare di 100 anni fa, il cellulare di oggi. Il televisore è cambiato, qualunque cosa nel mondo è cambiato, la didattica è la stessa da 500-1000 anni, sempre un professore che spiega e gli studenti che ascoltano. Ci sono tantissimi incontri, modi, visioni sperimentali che vengono attuate per cambiare questo approccio, trovarne uno nuovo. Noi con Unilab siamo anche andati al Palazzo della Regione Lombardia ieri per parlarne di questa cosa e effettivamente la Regione concorda che vadano movimentate cose su questa tematica che effettivamente è un tema importante. Infine, per Carmine volevo porre un punto. Ho visto nel vostro programma elettorale che voi trattavate il tema della censura soprattutto su come vada utilizzato in ambito universitario. Spesso in ambito universitario si cerca sempre di trattare i temi più vari, si cerca sempre di rendere gli studenti più consapevoli sul mondo intorno a noi. Tuttavia c'è stata una mozione che ho visto in CNSU che non è passata, portata da Azione Universitaria, con cui siete in coalizione, che invece era a favore della censura nel portare persone che hanno vissuto nel particolare il conflitto israele-palestinese all'interno degli atenei a parlare, quelli soprattutto vicini a estremisti o persone un poco più particolari. Quindi volevo sapere, dato quello che hanno fatto queste persone, la vostra posizione in merito è generale o è specifica su certi punti? Direi che ho trattato tutto, grazie mille. Grazie. Allora vorrei partire proprio dall'ultima domanda perché mi permette di fare chiarezza finalmente sul punto. Astra, come Alessandro ha ben spiegato, ha preso una posizione che è diversa da quella di un membro della sua coalizione che è Azione Universitaria, dimostrazione del fatto che noi siamo liberi e vogliamo portare avanti le nostre idee ed è questo quello che faremo sempre al CNSU e grazie per aver dato la dimostrazione nonostante le tante speculazioni. Andando avanti, riteniamo appunto che tutti gli studenti debbano avere la possibilità di esprimere il loro pensiero e che non spetta alle singole università decidere cosa può andare bene o cosa no, bensì ad un organo ministeriale che possa, qualora vengano comprovati degli abusi in tali termini, intervenire verso le singole università. Ancora rispetto alla didattica vorrei tornare a un punto citato in precedenza, ovvero quello che si può parlare di tutto quello che si vuole, ma ovviamente provare a ripensare a un metodo didattico in aule che ovviamente non sono quelle bocconi, che in alcuni aspetti è un esempio virtuoso tra le università italiane. Abbiamo anche tanti esempi di aule sovraffollate in cui è difficile non solo provare ad apprendere i concetti come dicevate giustamente, ma anche frequentare la lezione stessa per mancanza di posti eccetera. Pertanto noi riteniamo che il punto di partenza su tutto, anche per la didattica, sia un nuovo modo di concepire la distribuzione dei fondi affinché tutti possano avere anzitutto la possibilità di frequentare le lezioni, viverle ed apprendere i concetti, ma al tempo stesso, come abbiamo dimostrato nel nostro programma, riuscire anche con altre attività quali l'associazionismo, come ben diceva Giovanni, colmare altre necessità di apprendimento che a 20 anni sono necessarie con l'associazionismo, con le attività sociali che comprovano l'esempio di come le attività sociali siano fortemente necessarie anche per la superiorità dei singoli individui, per far sì che questi possano essere persone migliori all'interno del contesto sociale. Continuo dicendo appunto come si sia sino ad ora, mi permetto di dire, nel vostro programma Alessandro, concentrati più su slogan che effettivamente su spiegazioni e motivazioni serie alle spalle di questi.
perché sì, è vero, avete usato tantissimi slogan, mi permetto di dire, ma poche dimostrazioni di come questi possano essere poi concretamente applicati. Perché va bene parlare di tutto, ma non c'è stata mai una menzione alla situazione attuale italiana rispetto a quello che voi proponete, e su questo ti lancio una domanda e una spiegazione, gentilmente. Intanto concludo dicendo che Astra, come sempre abbiamo dimostrato, vuole mettere al centro il benessere degli studenti, di tutti, da quelli atleti che devono essere maggiormente tutelati, ai lavoratori che ancora una volta non ricevono adeguate tutele, ed è su loro che ci vogliamo concentrare affinché a partire da una revisione del modello italiano si possano portare risultati concreti. Grazie. Io penso che sarò particolarmente breve, magari non mi sono spiegato bene su come funziona il Fondo Sociale Europeo. Appunto il Fondo Sociale Europeo, un 10% è vincolato al sostegno all'istruzione, ma questa è una dicitura particolarmente generica. Quindi noi richiediamo che nei programmi operativi di ogni regione, sotto appunto direzione ministeriale, vi sia una percentuale di tale fondo che venga automaticamente indirizzata alle borse di studio, e questa è la nostra proposta principale, perché abbiamo bisogno effettivamente di recuperare dei fondi per superare le mancanze di finanziamenti che vedremo nei prossimi anni dopo la gestazione del PNRR. Rispetto alle battaglie ideologiche, io non posso che dire una cosa: hai letto tutte le mozioni, immagino, delle CNSU, immagino che non ci sia stata neanche una mozione di cui nessun esponente del CDS non si sia mosso per il benessere degli studenti, quindi immagino che questo sia trasparente a tutti e non ho bisogno di dire altro. Grazie. Perfetto, abbiamo guadagnato qualche minuto per le domande e vi correggo, avevo letto male la scaletta, avete 5 minuti a disposizione per rispondere alle domande, quindi prenderemo 5 domande, evidentemente avete un minuto poi per fare il proclama finale. Bene. Quindi adesso invece 2 minuti per le controrepliche, sempre nello stesso ordine in cui abbiamo chiuso il Allora, i punti che ho segnato sono due, prima di tutto per Carmine. Prima forse non ho citato, ma il rappresentante di Azione Universitaria che ha portato quella mozione diversa dal vostro programma elettorale è anche un membro di Azione Network a San Raffaele, quindi questo rende tutto un attimo più complicato nel suo insieme. Per quel che riguarda invece la dinamica sulle battaglie ideologiche, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Giovanni e voglio spiegare un attimo questa cosa a tutti, anche basato sul come mai è nata Unilab nel 2013, ossia spesso in CNSU, come le mozioni mostrano, ci sono state eccessive battaglie combattute da esponenti che possono essere di partiti, di movimenti o quant'altro, secondo me sinceramente molto inutili per gli studenti. Nello specifico c'è stata una mozione che parlava di mettere i crocifissi nelle aule delle università, una mozione che parlava dei pescatori della Libia, un'altra mozione che parlava di far venire o meno persone in università in base alle proprie ideologie. Insomma, tante volte in CNSU non si va a trattare temi veramente rilevanti per gli studenti, ma puramente ideologici, puramente partitici, puramente politici. È il motivo per cui è nata Unilab. Noi siamo nati con lo scopo di porre fine a questi teatrini, se così li vogliamo chiamare, e il punto è proprio il focus generale che noi vogliamo implementare in tutto ciò è proprio quello di mettere, come diceva anche Giovanni giustamente, lo studente al centro. Quindi parliamo di borse di studio, parliamo, come stiamo facendo qui adesso, di lavoro, di stage e di altro, ma appunto per noi queste dinamiche ideologiche nel momento in cui non vanno effettivamente a portare un giovamento per gli studenti sono assolutamente evitabili, e questa è la cosa che ci aiuta di più in quanto realtà indipendente, il fatto che noi possiamo, come abbiamo fatto, sempre astenerci in queste tematiche. Grazie. Mi stupisce piacevolmente il fatto che finalmente si sia riusciti a distinguere la persona dei partiti e le idee da quelle che invece sono gli stereotipi su cui sino ad oggi si
si è marciati per propagandare una narrativa fittizia della realtà. È proprio sulle battaglie ideologiche che abbiamo citato sinora che vorrei appunto dire come il programma di Astra si sia sempre e in questo momento nella sua presentazione concentrato su quelli che per noi possono essere risultati concreti a beneficio degli studenti che possiamo portare, perché abbiamo scelto di concentrarci, e ripeto e ribadisco ancora una volta perché ritengo che sia stata una grande mancanza in altri programmi elettorali, quello che può essere la concretezza delle proposte fatte a partire dallo status quo in cui viviamo, perché anch'io oggi vorrei tutta l'università con super lavagne e super banchi, ma da qualche parte devono partire, la coperta da qualche parte dovrebbe essere tirata. Per questo ritengo che sia in un certo senso emblematico di una disorganizzazione dal punto di vista non solo programmatico ma anche proprio di visione del mondo dell'università, quella di non tenere in considerazione la concretezza delle proposte da portare e la priorità di queste ultime. Pertanto ci tengo a ribadire come appunto sia uno dei punti di forza, mi viene da dire, del nostro programma, quello di pensare al mondo accademico, pensare al mondo universitario con un occhio alla realtà, con un occhio alle esigenze degli studenti che mettiamo sempre al primo posto e che abbiamo fatto nel corso della nostra esperienza interna con i Bocconi, come credo e mi preme di dire personalmente spero di aver dimostrato dopo 3 anni di senato accademico e anni di rappresentanza nel corso in cui ho studiato. Per questo chiudo e concludo dicendo che Astra è in Bocconi e in tutte le altre realtà ha sempre voluto mettere al centro lo studente realmente e con la promessa che tutto quello che noi diciamo possa essere realmente realizzato. Grazie. Anche io sarò molto breve, come avete capito sono una persona non troppo eloquente ma che va diretto al punto. Innanzitutto, appunto, innanzitutto volevo solamente ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno aiutato a creare Student Office, perché grazie a queste persone si è riuscito veramente a diventare protagonisti in un ambiente che molto spesso è vissuto solamente in maniera anonima e quindi volevo ringraziare tutte queste persone e semplicemente dire che dall'esperienza dell'interno è stata così tanto bella e così tanta piena di significato che proprio per questo abbiamo deciso anche di andare sul piano nazionale. Quindi volevo ringraziare ancora tutti e semplicemente se volete vedere le nostre proposte, perché noi in primis ci basiamo su proposte concrete per tutta l'università, scaricate il QR code, ci sono tutte le nostre proposte presenti. Grazie. Molto bene, abbiamo guadagnato altri 6 minuti di scaletta, quindi potete fare le domande che però siano domande, nel senso che non voglio e interromperò se ci sono dichiarazioni. Devono essere domande dirette o a tutti e tre o a qualcuno in specifico, evidentemente. Il microfono può essere fatto girare, immagino? Sì. Ok. Vedo già là una domanda. 2, 3, 4. E poi invece delle mani di No, facciamo girare questo. No, 4 le ho viste. 5. Forse tu anche, ok. Lo fate girare voi? Sì. Chi è la prima domanda? Grazie mille a tutti i candidati per aver risposto il programma. La mia domanda era diretta più che una domanda, in realtà era una richiesta di chiarificazione su, scusami, un chiarimento su una cosa di cui avevi parlato in menzione a controversie possibili di ospiti invitati, non invitati. Ora correggimi se sbaglio perché non voglio travisare dell'opposizione, perché ho sentito che non sta non dovrebbe stare all'università a decidere chi può o non può venire, ma un organo ministeriale. Ripeto, non voglio travisare, non voglio rappresentare in modo inaccurato l'opposizione, ma è l'opposizione, o meglio la posizione tua o di Astra Bocconi o di Astra Network o della lista, che dovrebbe essere un organo ministeriale a decidere quali ospiti possono essere invitati all'università. Domanda non chiara. C'è una domanda da no?
cerco di ricordarmi l'ordine della apparizione dell'anno, poi ci sarà spazio per tutti. Sì, è sempre una domanda rivolta a Uccio, in realtà posso fare solo una piccolissima premessa, professore. Molto breve. Nel 2024 i fondi dell'università, negli FFO, che immagino sapete tutti cosa sono, i fondi di finanziamento ordinario sono stati tagliati 300 milioni, però quelli sono fondi destinati alle pubbliche dal vostro programma Ecco domanda. Arrivo alla domanda. Sì. E sono università che non mi interessano, visto che il vostro programma è molto elitario, non ci sono sulle private, però parliamo di Bocconi. Bocconi l'anno scorso ha ricevuto in meno come rimborso che dallo Stato per le borse di studio. Questi tagli hanno comportato 300.000 euro in meno nelle casse della Bocconi destinate agli esoneri, al rimborso degli esoneri, che significa più o meno 300 borse di studio in meno. Avete parlato di dare agli studenti la possibilità di frequentare l'università, impegnarsi, di essere meritocratici. Nessuno della vostra coalizione ha preso posizione contro questi tagli. Quale è la vostra posizione? E quando arriverete in CNSU dovrete scegliere un gruppo. Vi coalizzerete con quella porzione di CNSU che non ha condannato questi tagli, che quindi ha condannato 300 studenti della Bocconi, come di tante altre università private, a non poter accedere al diritto allo studio. Grazie. Terza, no? Procediamo con le domande. Ce n'era una là, se non sbaglio. Noi abbiamo ascoltato oggi tante domande interessanti e differenti. Ce ne su un organo di cui spero almeno i candidati appunto conoscano bene il funzionamento, un organo politico, modus operandi semi-parlamentare e tante altre robe. Ne conoscete sicuramente meglio di me. Pertanto, cioè, in che modo, e lo chiedo quasi in termini un pochino provocatori. Quindi a tutti e tre lo chiedi. Tutti e tre, sì. Sì. Facciamo una domanda a tutti e tre, Sì, senza certo. imparziali. Lo chiedo come fosse uno stress test per capire in che modo voi agireste per pensare di poter influenzare in modo concreto le decisioni del MUR per poi ottenere dei risultati concreti. Ma comunque, parentesi, se la matematica non è opinione, sono tipo 40 nei borse di studio parziali e 20 se totali. Non lo so, 300.000 euro, 10.000 euro borse di studio, no, dico Sì, ok, rimaniamo però. Raccogliamo le domande, prego. Chi ce l'ha, prego, forse? Allora, la mia domanda è rivolta ad Alessandro, riprendo in realtà un po' la domanda di Antonio, poiché il CNSU è un organo politico, quindi perciò almeno su un secondo livello bisognerà coalizzarsi per avere, una volta eletti, una maggioranza per poter poi eleggere una presidenza e per riuscire a portare avanti i propri punti. Quindi la mia domanda è, data una doppia domanda, come vi siete mossi voi 3 anni fa, con chi vi siete coalizzati per eleggere una presidenza e come invece pensate di muovervi quest'anno? Sì, se posso, abbiamo parlato molto sia di didattica che dell'importanza di fare proposte concrete e realizzabili. Alla fine probabilmente per il tempo non ne abbiamo sentite tante, per cui volevo dire esattamente da tutti e tre quali fossero queste proposte concrete e realizzabili in merito alla didattica. Grazie. Ok. Penso che anche la penultima domanda potrebbe essere una domanda a cui rispondono tutti e tre. Diciamo anche se era rivolta a una persona particolare. Però... Noi 3 anni fa non c'eravamo. Benissimo. Ok. Ancora forse una possiamo accoglierne se c'è. Eccola lì. Prego. Hello. Oh, thank you so much for coming to this debate, all three. But this question is for Uche specifically, because I want to ask you, when also the CNSU decision, I know it's an Italian institution, but it also considers the international students of Bocconi, which is now a higher and higher percentage. So considering that also the internationals can vote, therefore it's also relevant for them, why didn't you want to make this debate in English? Thank you. Ok. Allora, le abbiamo raccolte, poi vediamo se ci sarà spazio anche per il secondo giro, però intanto direi che avete 5 minuti a testa, sempre veloci, quindi prego.
Facciamo partire i tempi? Prego. Ok, allora, grazie a tutti delle domande. Se non erro, se mi sono perso qualcosa di dire, io dovrei rispondere a 3 domande, Saverio, Mariano e Martino. Allora, parto con Saverio per la questione del CNSU, come muoversi all'interno del CNSU. Allora, io in questo voglio veramente tanto ringraziare Unilab per avermi permesso di avere già un assaggio di come sono queste dinamiche, di come funzionano, e mi ha permesso molto di capire che alla fine lo scopo di tutti è quello di fare il benessere degli studenti. Io sono convinto che sia destra, sinistra, movimento, quello che sia, lo scopo centrale di tutti è quello. Spesso però questo, l'avere una posizione pregressa può comportare una tendenza a bocciare o no delle proposte puramente su basi ideologiche o partitiche. Ma la cosa su cui io voglio molto improntare Unilab e il CNSU per i prossimi 3 anni è proprio questo, cioè ricordiamoci che lo scopo di tutti, come abbiamo detto anche tutti e 3 qui oggi, è lo studente, quindi parliamo di quello, e quindi per rispondere alla tua domanda su come voglio improntare il CNSU è molto un collaboriamo. Ho già avuto un'esperienza a parlare di corporative con tutte le realtà lombarde, erano state invitate, Astra era l'unica che purtroppo non venne, ma lì erano presenti Udu, Link, CL, tutte le CLDS, tutte le altre, e ho avuto la possibilità di confrontarmi con tutti loro sull'ambito corporative. All'inizio loro ovviamente si erano scontrati, anche sul tavolo si erano disposti sinistra da un lato, destra dall'altro, e io mi sono messo lì a provare a trovare una soluzione tutti insieme. È piaciuta e probabilmente ci rincontreremo con la presidente che aveva gestito questa cosa insieme all'assessore di Milano che è stato neoeletto per parlare di queste tematiche, quindi sicuramente questo è l'approccio che io voglio dare. Come risposta invece a Mariano, noi 3 anni fa abbiamo deciso di appoggiare una maggioranza di Udu, che è una realtà che aveva la maggioranza dei seggi. La risposta a te è molto semplice, cioè nel momento in cui il nostro scopo è quello di tutelare gli studenti per come la vediamo noi, soprattutto come è anche stato detto in un video che ci attaccava, infatti ti ringrazio di darmi la possibilità di rispondere, è stata citata questa cosa della mozione della Presidente di Udu contro le private e le università private. Forse non sai che proprio grazie al fatto che noi ci siamo messi in coalizione che questa mozione non è stata portata avanti, e io sono fiero di questa cosa, proprio perché in questo modo noi abbiamo permesso che questi tagli non avvenissero. Quindi sicuramente io a oggi, ed è il bello di essere indipendenti, non arrivo in CNSU già sapendo quale maggioranza devo appoggiare, e questa è la cosa su cui io sono più contento in assoluto. Io arrivo in CNSU pronto a vedere quale maggioranza secondo me è meglio appoggiare per fare l'interesse dello studente. Per rispondere brevemente invece a Martino, per la questione della didattica, proprio è stato molto bello il tavolo che abbiamo fatto a Regione Lombardia, perché con il sottosegretario ai giovani abbiamo proprio parlato di come delle cose possano essere attuate. Il sottosegretario concordava prettamente su 2 punti. Il primo punto è quello di provare a creare delle aule tematiche. Questo secondo me influisce meno su Bocconi, ma può riguardare di più altri tipi di facoltà come medicina, architettura o altri tipi di questo stampo, in cui ti va a creare un'aula che in qualche modo ti permetta di unirti e di vivere anche in maniera visiva, in qualche modo stimolare la curiosità su quelle tematiche, su quei progetti, ed è un buon modo per provare a rendere una didattica più innovativa e più curiosa, perché alla fine è la curiosità che ci spinge a fare tutto quello che vogliamo fare. E nulla, penso di aver risposto a tutti, quindi grazie mille e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie, tantissime domande, dovrei avere il doppio del tempo però, se posso. Allora, parto rispondendo subito alla prima, sul punto dell'organo ministeriale, vado in ordine quantomeno di domande, sull'organo ministeriale e sul punto nello specifico. Allora, quello che io credo, forte anche dell'esperienza maturata in senato accademico durante le varie discussioni che hanno riguardato quello che poi è diventato uno scandalo della censura in Bocconi sul caso Bani Gender Neutral. Io credo che piuttosto che lasciare il libero arbitrio a ogni università, non nello specifico sugli ospiti che debbano o meno intervenire, si debba quantomeno permettere affinché tutti, in qualità di cittadini italiani e del nostro Stato, che tutti possano avere
come forma di tutela rispetto a quelle che possono essere decisioni arbitrarie delle singole università, la possibilità di avere un garante istituzionale che li tuteli da quelle che possono essere le scelte, condivisibili o meno, in diversissimi ambiti da parte dei singoli atenei. In seguito mi sposto alla seconda domanda e faccio un piccolo appunto, perché non credo sia corretto continuare a parlare dell'istituzione non statale come in Italia, perché non fa altro che continuare ad alimentare uno stereotipo che danneggia non solo gli studenti dell'università non statale, ma anche tutti coloro i quali ricevono forme di agevolazioni che permettono quello che poi in altri contesti viene proclamato come slogan l'ascensore sociale. Quindi credo sia molto di cattivo gusto questa battuta, e mi collego a questo punto a un punto trattato da Alessandro rispondendo che probabilmente le tue azioni da buon samaritano non sono andate a buon fine nel corso della trattativa con l'UNRU, visto che nuovamente nel loro programma elettorale viene sostenuta la battaglia greca contro l'introduzione delle università private. Io credo in un'università privata non statale che non sia destinata a studenti elitari, bensì a studenti meritevoli, studenti che hanno scelto di intraprendere questo percorso e che, nonostante il loro background di partenza, devono trovare i modi e le opportunità giuste per coltivare le loro competenze e le loro passioni. Ancora andiamo avanti, in che modo, chiedeva Saverio, agiremo per lavorare col MUR? Noi agiremo ricordandoci sempre che abbiamo la volontà di portare avanti quelle che riteniamo essere le istanze più importanti per gli studenti. E questo non vuol dire arrivare lì con le idee già chiare, bensì essere realmente in grado, data la competenza che ci è stata riconosciuta da diverse centinaia di studenti in tutta la Lombardia che hanno scelto di far parte del nostro network, di decidere quali sono le emozioni e di andare realmente ad influire sul pensiero collettivo. E ancora, quali proposte concrete si chiedeva riguardo alla didattica? Noi innanzitutto riteniamo che sia necessario parlare di didattica in un'ottica in cui questa venga inserita in un contesto più grande di proposte che tutelino non solo le tipologie di didattica online piuttosto che sono in presenza, ma anche la possibilità che la didattica, le nozioni vengano, vi sia la possibilità che vengano fruite da tutti senza differenza su chi arriva prima in aula e prende il posto, per esempio. Pertanto riteniamo che la didattica debba sì continuare a crescere di livello, sì essere passi con l'avanzamento della tecnologia che sicuramente apre a nuove opportunità, e pertanto riteniamo sia necessario parlare di didattica in un contesto più ampio, come abbiamo fatto, relativo ad investimenti che possano effettivamente non andare a peggiorare una situazione che in alcuni contesti, che non sono gli esempi che qualcuno definirebbe elitari, godiamo. Ancora rispondo alla domanda perché non il dibattito inglese, perché credo che dopo lo scorso dibattito del CDA abbiamo avuto un esempio, in lato negativo ovviamente, di come il dibattito, e mi auguro che nel futuro possa cambiare questa percezione, non sia uno scontro tra fan di una tifoseria e dell'altra, siamo complici un po' tutti di questo, ma che possa col tempo diventare realmente un momento di confronto, al di là del tempo che si apre ogni risposta quando sono tante domande, e al di là di quelle che possono essere diverse idee da mettere sul tavolo. E in questo caso sicuramente su un organo come il CNSU, che storicamente in tutte le università italiane, compresa la nostra, ha un'affluenza molto più bassa e una conoscenza da parte dell'elettorato molto più bassa, debba partire anzitutto, come finalmente abbiamo in questo dibattito, dalla possibilità che i contenuti vengano fruiti anche in un secondo momento, anche con traduzioni di tutte le lingue per tutte le tipologie di persone e contesti culturali di cui fortunatamente questa università si compone. E questo non vuol dire ovviamente essere contro l'internazionalizzazione, dato che è al centro di nostre iniziative e proposte, bensì che questo momento possa essere, venendo vissuto a partire da quest'anno da molta più gente, un passo avanti verso una nuova concezione del dibattito elettorale, non come scontro tra ultra, ma come momento di riflessione. Spero di aver risposto a tutti e vi ringrazio. Avremo un secondo giro di domande, se non perdiamo tempo. Il ragazzo che ha fatto la domanda era internazionale, non ha capito niente, se si risponde in italiano, si Abbiamo un
Ma Giovanni io posso rispondere? Sì, no, dopo che ha risposto Giovanni avremo ancora tempo per raccogliere due domande e a questo punto forse la risposta alla studentessa internazionale verrà ripetuta velocemente. Prego, scusami tanto. No. Io vorrei che comunque possa anche raccogliere le domande e dare risposte unitarie. No, vai. Manteniamo l'ordine. Allora cercherò di calmare gli anni, perché sono appunto solo in mezzo, quindi tenterò di passare un po' calmi le controparti. Silenzio, per favore. Innanzitutto sono molto contento che le domande che siete fatte a me sono proprio sulle proposte, perché è il primo punto che mi ha spinto a fare rappresentanza, quindi prima di fazioni, di partiti politici, di altro, io sono qua per le proposte. E appunto volevo parlare e rispondere alla domanda di Martino, ossia quella sulla didattica. Appunto noi crediamo che veramente in questo momento ci sia un'emergenza educativa. Infatti molto spesso gli studenti proprio non sono invogliati ad apprendere e mancano quell'interesse necessario per poter indirizzare anche proprio il percorso di vita. E quindi quali sono effettivamente le proposte che facciamo? Le cosiddette Teaching Learning Centers, che sono degli organismi permanenti di sostegno e ampliamento dei progetti di didattica, perché abbiamo bisogno che le università inizino a aggiornarsi su tutti i progetti di didattica innovativi che stanno uscendo, in modo tale che non rimanga solamente una funzione passiva, quella della conoscenza. Un secondo punto è la fellowship, che è un sistema che funziona più o meno simile in Bocconi, ossia degli incarichi dipartimentali dati a professori specializzati in innovazione didattica che possono appunto collaborare con i Teaching Learning Centers in modo tale da appunto avere una proposta didattica il più coerente e uniforme possibile. Invece crediamo, sempre rispetto a questo, che il punto principale della proposta educativa universitaria sia proprio il dialogo tra professore e studente che insieme appunto dialogano verso la conoscenza. E quindi rispetto appunto ai numeri che ci sono nella situazione attuale questo non è possibile, perché c'è una disparità tra il numero di docenti e il numero di studenti che permette solamente una conoscenza approssimativa del possibile docente. E quindi il problema è che contando appunto i salari medi dei docenti e moltiplicandoli per il numero necessario di docenti verrebbe un finanziamento da 3 miliardi che naturalmente non vogliamo fare pesare sulle casse dello Stato, e quindi abbiamo fatto delle proposte alternative. In primis è quella della rivalutazione del corpo docenti. Infatti ad oggi soltanto i docenti di prima fascia, quindi tutti i docenti appartenenti alla prima fascia possono insegnare, ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato che non sono di prima fascia non possono insegnare. Invece chiediamo con forza che anche gli assistenti di ricerca e i dottorandi, visto che hanno delle competenze specifiche nella materia di riferimento, possano effettivamente accedere all'insegnamento prima del periodo in cui adesso, del momento in cui adesso si può. Successivamente vorremmo appunto aumentare il carico didattico minimo dei professori di prima fascia da 350 ore annuali su un complessivo di 1500 a 400, sempre per favorire la dimensione educativa che pensiamo sia il cuore della proposta dell'università. Rispetto alla domanda sul CNSU, appunto vi illustrate una cosa: effettivamente è un organo consultivo. La cosa più importante in un organo del genere è la visione e anche le abilità tecniche che una persona ha di fare proposte. Quindi secondo me il vero plus che può dare il CRDS o me come appunto consigliere nazionale è proprio quello di avere una visione centrata sullo studente e che sia supportata da dati e informazioni che veramente possono, come spero che abbiate capito, dare vita e forma alle proposte che facciamo. Quindi ho finito, grazie mille. By a matter of fact, the CNSO is a body who is known by a very few number of students.
That's why a very few number of students voted the trivia for this body. And the debate is a moment in which I believe we have to share our ideas about this role, about our electoral program. So that's why we also suggest to save the video of the debate in order to let everyone after the debate see that in every language. So that's also why we decided to do it in Italian in order to involve maybe a higher number of students who already knows about the CNSU, and maybe could also interview during the debate in a better way, we could say. But at the same time, to start a journey in order to let also international people who come for the first time in Italy, and obviously they don't know this body because it's not present in their countries, start understanding this role by seeing the video if they don't speak Italian and don't understand Italian. And we are not here to embarrass the others by speaking other language. I'm so sorry, I hope I answered your question. Ok, allora sono le 19:48, 2 domande ci stanno ancora se volete, risposte brevissime, un diritto di replica per Alessandro, eccoli, una, ce n'è qualcuno di qua perché mi conosco, da questa parte c'è qualcuno? No, allora si sente due, ma telegrafici, soprattutto il signore prego. C'è il microfono? Vabbè, vedo il mio. Ok, grazie. Domanda Ferruccio. Stasera abbiamo parlato di infrastrutture, quindi parlato del fatto che sia di sicuro un argomento molto importante. Ti volevo chiedere, nel programma elettorale di Astra non ho visto nessun punto per quanto riguarda, non so, aiuti ai fuori sede, ad esempio, scontistiche piuttosto che ipotesi di prezzi fissi per quanto riguarda biglietti aerei, biglietti dei treni, ad esempio sappiamo tutti che il piano Welfare Plus di Italia è stato passato dal 20% al 10% di sconto, già sconto molto basso, insomma, ma soprattutto magari l'introduzione di un prezzo fisso, quindi ad esempio in Sardegna se si parte da Milano a Olbia per i residenti o studenti universitari c'è il prezzo fisso. Quindi la domanda è qual è la posizione di Astra da questo punto di vista e perché non è stato introdotto sul programma elettorale, se vuoi essere molto concreto e conciso per la domanda senza andare troppo avanti troppo. Due linee, visto che prima si è perso un po' la domanda in cosa un po' lungo, la rifaccio molto chiara. Astra nell'Ovest è in coalizione con Azione Universitaria, Studenti per l'Università e San Futuro. Quando le elezioni concluse si arriverà in CNSU, e mi auguro che tu venga eletto, quando ci sarà da scegliere il gruppo con cui qualificarsi, probabilmente saranno due scelte: gruppo misto, che da come avete parlato stasera non so se vi piace molto, e l'altro gruppo, quello con l'azione universitaria. Sapete cosa fare? E se sì, perché una scelta oppure l'altra. Grazie. Adesso basta, non siamo stati. Chi è stato? Chi è stato? Beh, signori, questa cosa è stata ripresa. Esattamente, quindi poi ognuno si prenderà le responsabilità per quello che ha fatto. Io avevo chiesto un dibattito ordinato. Quindi se vogliamo almeno in questi ultimi 10 minuti riprenderci e farlo, lo chiedo anche ai candidati, per favore. Prego, 1 minuto a testa. 2 minuti e poi 2 minuti e poi 30 secondi e poi chiudiamo con le dichiarazioni. Prego. Se posso fare un ordine, parto dal tema sulle infrastrutture. Noi abbiamo inserito nel nostro programma idee e mozioni che riteniamo essere realizzabili per tutte le regioni. Sicuramente il modello che ho citato, così come il modello della Sicilia che offre dei rimborsi per i biglietti, riteniamo difficilmente possa essere attuabile a livello nazionale. Per questo abbiamo ritenuto che sul tema infrastrutture fosse più opportuno concentrarsi
su delle forme di investimenti che potessero sicuramente risultare più efficaci rispetto al piano attuale previsto e che sicuramente non ha in seguito agli investimenti programmati per i prossimi anni soprattutto ad oggi risultati sperati. Pertanto, così come citato nel programma, pensiamo e siamo sicuri del fatto che lavorando su quelle come per esempio, cito un punto del programma, può essere l'utilizzo di ambienti pubblici ad oggi caduti in disuso mediante non una costruzione ex novo per stimola di qualifica di spazi già esistenti, riuscire a livelli temporali, pertanto non tra 5-10 anni ma con un impatto già nel presente e a livello di costi essere molto più attuabile e con molta più facilità. Mi ricollego adesso alla seconda domanda invece riguardo la scelta di Astra e quella che sarà la scelta nel futuro. Astra ha scelto di prendere parte in una coalizione di cui riteneva i punti programmatici molto più vicini al proprio elettorato e sicuramente molto più vicini a quello che può essere un impegno concreto nella realizzazione. Riteniamo infatti che per un candidato Bocconi sia difficile riuscire a dialogare e portare avanti progetti con chi la Bocconi vorrebbe non esistesse. Riteniamo sia difficile al tempo stesso riuscire a parlare con delle persone che credono che l'università privata sia l'Italia e l'abbiamo dimostrato in questo momento. Ancora, quello che faremo in futuro sarà ovviamente portare avanti quelle che sono le nostre mozioni, che sono state in diversi punti simili a quelle delle diverse associazioni con cui abbiamo scelto di candidarci e che sicuramente, qualora, e ne siamo sicuri di questo, verrà mantenuta la fede al programma da noi proposto, che è molto simile, ripeto, in diversi punti, avremo poco da dividere con altri gruppi. Grazie. Direi che a questo punto 1 minuto a testa per le dichiarazioni finali, 30 secondi extra per Alessandro per fare una replica e mettiamo agli atti il fatto che si è verificato un episodio estremamente sgradevole che è stato registrato e io insisto che ognuno si prenderà le sue responsabilità. D'accordo? Perché a me non dà fastidio il dibattito acceso, però ci sono delle regole. Quindi prego, l'ordine è tu, lui e lui, ok? Quindi 30 secondi in più lui lo contate nel riflettente. Prego. Grazie. Allora, nei 30 secondi replico velocemente a quanto è stato detto prima con Udu e del fatto che loro abbiano ancora nel loro programma elettorale il taglio con le private. Ora, voglio chiarire questo. Stiamo sempre a parlare di indipendenza. Il punto dell'indipendenza è che noi ci schieriamo in certe emozioni, in certe dinamiche, ma non andiamo a cambiare le idee degli altri. Riusciamo a non farle arrivare emozioni, riusciamo a fare ostruzionismo, ma noi non cambiamo le idee. Ora, se voi volete collaborare con le persone affinché o voi cambiate le loro idee o loro cambiano le vostre idee, sono affari vostri, ma non è così che noi vogliamo collaborare. E con questo chiudo la replica. Vado invece sulla questione della conclusione di quanto è stato detto fino ad oggi e tutto questo dibattito. Nulla, io credo veramente nel fatto che prima di tutto, e su questo penso concordiamo tutti e tre, sia essenziale che la Bocconi venga rappresentata ed è essenziale che gli studenti vadano a votare. Io chiedo a tutti quanti quelli in quest'aula di fare in modo che le persone vadano a votare e che eleggano un rappresentante di questa università. Poi concludo dicendo che secondo noi Unila è la scelta migliore proprio perché siamo gli unici in tutta questa circoscrizione ad avere questo valore diverso dagli altri, questo valore che per noi è fondamentale, è essenziale e veramente ci auguriamo che anche per gli studenti lo sia e che voi, loro, tutti abbracciamo questo ideale di base perché veramente ragazzi stiamo parlando di rappresentanza e di studenti, ricordiamocelo sempre. Grazie. Prego. Concludo dicendo e in un certo senso riassumendo quella che vuole essere l'ottica nazionale della posizione di Astra. Abbiamo scelto di candidarci per la prima volta solo dopo 2 anni dalla nostra fondazione perché riteniamo di poter mettere in gioco competenza ed esperienza affinché il nostro modo di lavorare, il nostro modus operandi possa riuscire ad avere un impatto su quella che è la vita di tutti gli studenti d'Italia, non solo quelli della nostra università ma della nostra regione. Inoltre devo essere orgoglioso della candidatura che il gruppo ha scelto di affidare a me, forte anche dell'esperienza che ritengono e ritengo anch'io a questo punto aver maturato all'interno del nostro contesto universitario, dopo 3 anni di rappresentanza del senato accademico, di corso e di classe durante questi 4 anni
di permanenza in questa università. Concludo dicendo che quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo promesso siamo sicuri di poterci lavorare concretamente all'interno di una coalizione che rispetti le nostre idee e che le metta al centro di un progetto sistematico che premi l'impegno e metta al centro gli studenti. Grazie. Avevo fatto un discorso finale appunto prima, perché evidentemente mi sono sbagliato, però diciamo che anche questa parte della discussione è stata molto esemplificativa del nostro percorso di rappresentanza che portiamo. In realtà appunto ci sono due fazioni che in questo momento sono particolarmente ostiche tra di loro. Noi non ci siamo mai proposti come alternativa prima in boccone interne e ora sul piano nazionale per il solo consenso elettorale che può derivare da questo. Noi ci siamo proposti perché veramente crediamo nelle proposte e le proposte che abbiamo fatto sono riuscite a farci vivere da protagonisti un ambiente come la Bocconi che molto spesso vedevamo da lontano e quasi isolati. Quindi volevo ancora ringraziare tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo cammino e augurare in bocca al lupo a tutti gli altri candidati. Apro Magliola per altre cose, però insomma, buonasera.